Oggi vi voglio proporre un bracciale realizzato con il filo di rame. È un tubo di rame in realtà che abbiamo martellato come abbiamo visto già nel precedente video, però in questo caso vi faccio vedere un bracciale in cui non andremo a tagliare delle parti, ma faremo filo continuo. Quindi sarà sempre bisogno di un martello, di un'incudine e delle pinze. Iniziamo. Allora, abbiamo quindi martellato il tubo di rame, è sempre un tubo da all'incirca un millimetro e mezzo. Lo abbiamo martellato su un'incudine, mi raccomando, ricordate di martellare inclinando anche un pochino il martello per fare questo effetto martellato, ma di fare attenzione affinché venga martellato abbastanza uniformemente, non si devono creare dei bozzi, altrimenti il filo si spezza. Ora iniziamo a prendere queste pinze che hanno la punta un po' più a becco, diciamo così, e andiamo a ruotare questa parte, vedete, in questo modo. E lo portiamo delicatamente a formare un piccolo archetto. Ogni tanto andate anche a schiacciare perché il filo deve rimanere parallelo a questo, non si deve incurvare su se stesso, ma sempre di piatto. Quindi schiaccio e ruoto. Continuo a schiacciare e a ruotare. Allora, arrivati a questo punto, incomincio aiutandomi con l'altezza della pinza a fare questo movimento. Adesso con quest'altre vado a tenere fermo e continuo a ruotare. Adesso riprendo e continuo, quindi faccio così in modo tale, vedete, si crea un'onda. Continuo sempre ad appiattire. Allora, vedete, io faccio un'onda così, adesso riporto giù, potete schiacciare a piacimento, però diciamo che la misura della pinza ci dà la possibilità di regolarci con la misura. E continuo, vedete, io continuo ancora, ruoto e riporto su. Continuo a crearmi la mia onda.
fate attenzione a fare movimenti delicati perché altrimenti rischiate di spezzare il tutto. E il bracciale ovviamente non verrà. Quindi io continuo e vi faccio vedere man mano cosa succede, ok? Allora, quindi una volta realizzato questo, vedete, questo uncino, io prendo le pinze grandi e vedete, incomincio a dare la forma utilizzando la misura anche della pinza, poi continuo e ruoto e creo l'altra parte, continuo e schiaccio. Mi raccomando, tenete fermo qui e continuiamo a dare la forma. Poi anche qui. Continuate sempre così, poi man mano lo aggiusteremo, daremo la forma che vogliamo. Non vi preoccupate perché molto delicatamente riusciamo a dare la forma che vogliamo. Vedete, io man mano riaggiusto, questa la voglio schiacciare, quindi cercherò piano piano. Ovviamente ricordatevi sempre di fare ogni tanto anche questo movimento per raddrizzare e schiacciare. Allora, io adesso poi man mano continuerò. Comunque vi voglio far vedere che a me piacerebbe dare una forma un po' più tondeggiante. Allora, con l'aiuto di quelle più piccole, cerco man mano di avvicinare e schiacciare. Diciamo diventa quasi una forma a cuoricino, molto stilizzato o anche forma che ricorda un po' la linea greca, solita che troviamo nelle colonne greche, no? E continuo ancora. Allora, poi questi possiamo avvicinarli, stringerli, vi faccio vedere poi man mano come proseguiamo. Allora, vedete, io adesso ho fatto tutte queste onde e il bracciale diciamo che è quasi terminato. Ho fatto questo uncino all'inizio e l'ho rifatto dall'altra parte. Adesso non dobbiamo fare altro che, vedete, inarcare e prendere la misura del polso per renderci conto della grandezza del bracciale. Io, vedete, l'ho stretto molto, però man mano vedete voi come vi piace, vi può piacere più stretto, più largo. Questo è invece un altro tipo di forma che ho dato, vedete, un po' più ondulato, un po' più, vedete, quasi una forma di quasi di funghetto, coricino, come volete chiamarlo. Ed è sempre, l'ho chiuso facendo sempre questo uncino così da una parte e dall'altra per evitare di fare chissà quali grandi lavorazioni e questa parte non ci darà fastidio. Allora, vedete, questa è la forma che abbiamo dato facendo tutte quante delle onde. Io lo posiziono sul mio polso e vedete, se vi piace che sia abbastanza largo, vedete, io gli do la forma, lo lasciate in questo modo, altrimenti potete anche togliendolo, vedete, allargate con le mani molto delicatamente e il bracciale
prende un altro tipo di forma, ma sempre, ecco, vedete, io faccio questo tipo di lavoro, allento un pochino, ecco qua, vedete? E lo riposiziono sul mio polso. Questo invece, vedete, ha quest'altro tipo di forma e il risultato è questo. Quindi diciamo che questi sono i due tipi di bracciali realizzati con questa tecnica con le pinze. Spero vi siano piaciute e alla prossima!